Ciao amici, siamo in un paese particolare della Campania, siamo in provincia di Benevento e nella fattispecie sono ad Apice Vecchia che è alle mie spalle. Un paese un po' particolare, definito il paese fantasma, la Pompei del Novecento. Se volete saperne di più vi aspetto dopo la sigla, ma prima come al solito vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale. Ho notato che molti di voi guardano i miei video, ma tanti non sono ancora iscritti. Fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi date una grossa mano a portare avanti questo mio progetto. Bene ragazzi, pronti allora a saperne di più su Apice Vecchio? Bene, e allora sigla. Come dicevo prima, mi trovo ad Apice Vecchia, in provincia di Benevento, dove il tempo si è fermato quasi 50 anni fa. Infatti è lo splendido scenario della città fantasma di Apice Vecchia, denominata la città fantasma, la Pompei del Novecento. Così come Pompei, un evento naturale ha fermato il tempo ad Apice. Il 21 agosto del 1962 il centro fu duramente colpito da due scosse di terremoto del sesto e del settimo grado della scala Mercalli, che devastarono il Sannio e l'Irpinia, facendo 17 morti. Il Ministero dei Lavori Pubblici ordinò l'evacuazione dei 6.500 abitanti che si trasferirono in gran parte nel nuovo abitato sorto sul pianoro prospiciente il vecchio paese. Parte degli abitanti rimase, nonostante l'ordinanza di evacuazione, fino al 1980, quando il terremoto dell'Irpinia costrinse gli ultimi abitanti a lasciare il paese. Oggi è possibile visitare il paese in sicurezza percorrendo un itinerario prestabilito e vedere le case abbandonate dopo il terremoto. Tutto sembra si sia fermato, congelato, regalando ai visitatori le immagini del 1980. Ovviamente non si può entrare nelle case per motivi di sicurezza. I crolli dei solai infatti sono sempre in agguato. Molte vie sono chiuse al transito dei pedoni, mentre le vie pedonali sono chiuse ai veicoli. All'interno del centro c'è la possibilità di mangiare in diversi ristoranti e trattorie e persino, perché no, dormire all'interno di una struttura. Quindi il paese non è del tutto abbandonato, ancora qualche anima speranzosa esiste, sfruttando la nomea del paese fantasma, che secondo me potrebbe essere interessante. L'ingresso è dominato dal castello dell'Ettore o castello medievale, in ottime condizioni. Oggi le sue stanze sono sedi del Museo Civico della Civiltà Contadina, di esposizione di reperti archeologici, di mostre e di altre attività culturali, nonché la biblioteca comunale. Adibito per un certo periodo a civili abitazioni, ora è in fase di ristrutturazione e molte sale hanno ripreso le antiche dimensioni. Lungo il percorso prestabilito, quello pedonale, è possibile ammirare sia a destra che a sinistra delle fotografie che riprendono la vita quotidiana prima dell'abbandono di questo paese. Molte di queste immagini, di queste foto vanno a rispecchiare, come dicevo prima, la vita quotidiana, come il barbiere, e sono state poste vicino al posto in cui si trovava una volta. Infatti quella foto riproduce, ecco lì, il salone il barbiere. La foto alle mie spalle riproduce il matrimonio, un vecchio matrimonio di quell'epoca, ed è posta proprio vicino a dove è stata scattata. Infatti si riconosce questo angolo che è quello lì che vedete, e lì dove c'è il carrettino c'è la parcheggiata la 500, questa qui.
Da questa foto si capisce chiaramente che il paese prima dell'abbandono era riccamente popolato e frequentato, si vede che c'è tantissima gente per le vie e questa foto è posizionata vicino al posto dove sono questa gente, infatti si riconosce questo angolo, questo qui, che è praticamente quell'angolo lì. Quindi il visitatore riesce a percepire quello che il tempo fu con il tempo di oggi. È rimasta intatta anche l'insegna della macelleria, Carni dei Tre Colli, Pompeo Porcelli, già di Nicola. È rimasto tutto intatto. Ecco qua una foto della macelleria. Si vede chiaramente qua l'insegna della macelleria e da come era frequentata dalle persone che solitamente si sedevano fuori per chiacchierare e si trova praticamente lì. Il percorso è ben segnalato grazie a queste frecce, è un percorso ad anello, si fa tranquillamente grazie anche a questa pavimentazione, credo fatta di recente per permettere ai visitatori di poter camminare tranquillamente. Il silenzio che c'è in questo momento qui ad Apice Vecchia è un silenzio che rilassa il visitatore. Personalmente mi sento rilassato e a parte la mia voce si sente ogni tanto il rumore o il suono dei colombi che volano da un palazzo all'altro. Le locande, le trattorie, i ristoranti che sono sparsi per Apice Vecchia oggi sono tutti, e dico tutti, chiusi. Credo perché essendo un lunedì oggi rispettano magari il giorno di chiusura. E alle mie spalle c'è anche una delle strutture, se forse è l'unica struttura che c'è all'interno di Apice Vecchia, è un B&B, quindi se qualcuno vuole dormire qui ad Apice lo può fare, credo, benissimo. Girando per il paese è possibile vedere dei murales, dei disegni che vanno a rappresentare la speranza e vanno, credo, a simboleggiare la mancanza di ansia. Qui è anche firmato Alfonsa 2000, quindi quando è stato fatto. Devo dire che questi vicoli stretti hanno il loro fascino e meritano sicuramente una visita. Non vi nascondo che la tentazione di entrare all'interno degli edifici abbandonati, dove ci sono le porte aperte, è tantissima, però preferisco evitare di andarmi a cercare delle grane, così come è tantissima la voglia di continuare oltre questo cancello. Ho fatto forse 50 metri, ho fatto una ripresa e poi sono subito uscito, anche perché è chiaro, c'è un divieto di accesso, anche se c'è il cancello aperto, questo non mi autorizza ad entrare, c'è un cartello e allora il cartello deve essere rispettato assolutamente. C'è un grosso parcheggio dove poter lasciare la propria moto, infatti ecco laggiù c'è Carolina. Lo spazio è tantissimo, addirittura c'è anche il posto per i veicoli che devono ricaricare elettricamente. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato interessante e che vi abbia magari suscitato un po' di curiosità e magari, perché no, venire qui a visitarlo. Siamo ad Apice Vecchia in provincia di Benevento e la strada che porta su è molto bella per noi motociclisti. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione verso l'alto, e se volete condividetelo con i vostri amici tramite i vostri social. E come al solito concludo questo video citando il buon Nico Cereghini, ovvero casco in testa e bene allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.